Ciao a tutti, E benvenuti ad una nuova puntata di Una tazzina veloce, il podcast di Italiano Espresso. Io sono Nicolò Io sono Francesca e sono un'insegnante di italiano professionista. e io sono il marito professionista di Francesca. Sono un professionista di essere suo marito. Di cosa parliamo oggi, Francesca? Allora, oggi vogliamo parlare dello sport, il nostro rapporto con lo sport in Italia, gli sport che abbiamo provato, che abbiamo praticato. Ed è il motivo per cui hai chiamato anche me in questa puntata, perché se dobbiamo parlare solo dei tuoi sport, la puntata durerebbe probabilmente circa 8 secondi. Esatto, Abbiamo il ciao nostro Lampo! gatto che... Il nostro gatto ha deciso di partecipare alla puntata perché lui fa tantissimo sport. Sapete che i gatti sembrano pigri, ma durante la notte fanno un sacco di sport anche loro. Bene, parliamo di sport. Allora, vogliamo parlare intanto in generale di come viene vissuto lo sport in Italia? Gli Sì, italiani fanno tanto sport, allora, secondo me in generale gli adulti no. I giusto? bambini fanno un sacco di sport, gli adulti no. Gli adulti tendono a guardare lo sport e in Giusto. particolare quale sport? Il calcio, ovviamente. Sì, questo è vero. Secondo me, in molte zone d'Italia, in molte regioni d'Italia, non vi è tanto una cultura dello sport. Nonostante questo, c'è un po' lo stereotipo che noi italiani siamo tutti in forma, abbiamo tutti dei fisici sportivi. Può essere vero perché mediamente comunque conduciamo una vita magari molto attiva anche senza bisogno dello sport. Magari lavoriamo all'aria aperta, magari mangiamo, cerchiamo di mangiare bene, quindi non abbiamo necessità di fare tanto sport per rimanere in forma. Sì, la famosa passeggiata è parte della cultura italiana, Magari ci quindi spostiamo molto a piedi, magari abbiamo comunque una vita frenetica e quindi questo ci permette di rimanere in forma. È vero che gli adulti non c'è tanto la cultura, secondo me, anche degli sport di squadra, c'è magari più la mm, cultura del sì, se devo tenermi in forma faccio palestra o magari faccio qualche corso di fitness, ma forse si è un po' persa la passione per gli sì, sport. diciamo che gli adulti fanno molto corsi di Pilates, yoga, ci sono corsi anche Zumba, è diventato molto Popolare, ci popolare. stiamo modernizzando. Sì, Però penso che, io parlo per i maschi, c'è uno sport che tutti i maschi da bambini hanno provato, che è ovviamente il calcio, appunto, come diceva Francesca. Questo anche grazie a un cartone animato che c'è in Italia, che si chiama Holly e Benji, che sarebbe in inglese penso Capitan Tsubasa, che è un manga giapponese, un anime, non so come definirlo, e che ha ispirato tantissimi bambini italiani a fare calcio, me compreso, ma sono durato soltanto un anno. Però è ancora lo sport che più bambini fanno in Italia, sì, secondo me. anche perché abbiamo proprio una tradizione sportiva calcistica, quindi Certo. è lo sport nazionale, possiamo dirlo, il calcio. E non solo i bambini, ma anche gli adulti lo seguono moltissimo. Quando ci sono le partite, la domenica si ferma tutto. Esatto, e anche una cosa che secondo me è rimasta anche negli adulti, ad esempio con il famoso calcetto, che è una versione del calcio che si gioca su campi più piccoli, in inglese penso dica football, ha un nome un po' particolare, ed è una cosa che anche... Football è il biliardino, No, allora ha un no? altro nome, Eh, comunque ha un nome, insomma, ha un nome che in inglese non me lo ricordo, in Italia si dice calcetto, piccolo calcio. Molti adulti che magari non hanno praticato calcio per anni, magari l'hanno fatto pochissimo tempo quando erano bambini, però c'è un po' questa tradizione di ritrovarsi di solito con i colleghi a giocare a calcetto. Di solito c'è mhm. anche gente che non ha mai giocato. Io vado a giocare a calcetto con i miei colleghi di lavoro ogni tanto, ma non ho mai, ci ho fatto calcio da bambino e mai più. È uno Sì, sport che in realtà non mi interessa neanche tanto e non lo seguo. sì. Tu invece, Francesca, da bambina cosa hai fatto? Oh, io in realtà devo dire che ho provato tutti gli sport. Mia mamma ha provato a farmi fare 1000 sport diversi, ma a me non piaceva e ad oggi ancora non mi piace lo sport. Però ho provato in questo ordine: danza classica, Mm, danza moderna, nuoto, ginnastica artistica e forse sto dimenticando qualcosa. Forse anche basket e pallavolo. ok. Beh, allora, intanto, per chi non lo sapesse, Francesca è molto alta, considerato che è una ragazza. Si Io vede. sono 1,85 m e lei è praticamente alta come me. Ogni tanto abbiamo un po' una discussione se lei sia alta come me, dipende dalle scarpe. Facciamo che siamo alti uguali, quindi è molto alta. Ovviamente c'erano due sport che potevi fare per sfruttare la tua altezza. Sì,
la pallavolo e la pallacanestro. Qual è secondo te dei due lo sport più diffuso in Italia per le ragazze? La pallavolo, La pallavolo, sì. secondo me anche per i ragazzi. In Italia la pallavolo, magari Forse molti non lo sanno, è la seconda, forse, è il dopo il secondo calcio. sport più praticato dopo il Mm. calcio, sicuramente. Io ho fatto anche pallavolo, non mi è piaciuto molto perché non mi piacciono gli sport in cui non posso picchiare l'avversario, avere questa cosa che c'è la rete in mezzo, non posso, poi vi spiegherò gli sport che invece ho fatto io. Però secondo me è lo sport più diffuso in Italia, anche perché abbiamo avuto delle squadre veramente molto, di livello molto molto alto, quindi la Esatto. pallavolo è molto seguita. Ad esempio il Modena, nella nostra città, è molto forte, la squadra di Sì, pallavolo di Modena è aveva forte. dei tifosi che erano quasi accaniti quanto quelli del calcio. In Mm. Italia sapete che il tifo calcistico è una cosa Mhm. sacra e purtroppo si arriva anche a cose esagerate, quindi a Mhm. violenze, scontri, e questa è una cosa veramente brutta, che devo dire principalmente troviamo nel calcio, forse Sì. un pochino anche nella pallavolo. Sì, forse adesso che sta diventando più popolare, sì. Comunque il tifo, no, fare il tifo per una squadra è parte dell'identità italiana. Mm. Cioè, tu che cosa tifi? Ah, io tifo Esatto. l'Inter, ah, io tifo il Milan. E quando, ad esempio, noi non seguiamo quasi per niente il calcio, se non forse La i mondiali, nazionale, la nazionale, l'Italia. esatto, e quando ci chiedono che cosa tifate, soprattutto gli uomini, e diciamo non seguiamo il calcio, ma come? Com'è possibile, no? Ma è una cosa che chiedono anche subito, cioè soprattutto tra maschi, tra Mm, uomini, quando si inizia a chiacchierare, magari dopo pochi minuti di chiacchierata, completamente a caso, la persona chiede: "Ma tu che squadra tifi?" Ed è una risposta che non è banale, perché in base a questo può scaturire una grande simpatia o una grande antipatia. Cioè, tra uomini, magari tra mm, donne questa cosa è un po' meno diffusa. mm, Se ad esempio io dovessi tifare la Juventus, una delle squadre italiane più famose che tutti conoscerete, magari la persona che parla con me tiene il Milan, potrebbe andare a finire male, magari potrebbe scaturire un'antipatia o magari sì, ci si inizia a prendere un po' in giro, esatto, quindi sì, tengo la sì. Juventus, ah ma hai visto che ha perso l'ultima partita, ma tu col Milan, però non è una cosa banale, soprattutto se andiamo in certe squadre, come ad esempio la Roma, che è la squadra della capitale d'Italia, e la Lazio, che è un'altra squadra che rappresenta, diciamo, la regione, ma che è sempre associata a Roma. I tifosi delle due squadre si odiano, sono proprio Mm. nemici, così Sì, ci come sono Juventus e squadre, come, scusate, Milan e Inter, ad ci esempio. sono squadre rivali, non solo È una squadre, fede, è una no, religione. sì, squadre che giocano nella stessa città, quindi insomma scegliere l'una o l'altra fa una grande differenza. Per i maschi, da bambini, appunto, la scelta è quasi obbligata e si fa calcio. Per le ragazze, secondo me, pallavolo e c'è un altro sport individuale, beh, non so se è uno sport individuale, che è molto Danza? No? danza, quello come è un po' un classico, le bambine o danza o pallavolo. Mm. È un po' lo stereotipo, ovviamente. Poi io, ad esempio, ho provato anche danza. Mm. Anche lì non potevo picchiare nessuno, quindi no, scherzo. Però ho provato anche danza classica, tra l'altro, ma ho fatto solo una lezione perché volevo vedere com'era, non ero proprio portato. Mm. Io che sport ho fatto? Io ho sempre fatto invece sport da contatto, che sentite il nostro gatto che fa la sua serenata, quindi scusate Ormai se è un classico. ormai è un classico. Stavo dicendo che io ho fatto sport da contatto, in Italia non sono molto diffusi. Secondo me gli sport, soprattutto alcuni sport da contatto come il pugilato, come il kickboxing, sono poco diffusi, ma invece molti bambini da piccoli fanno le arti marziali orientali, quindi karate, judo. Io Vero. ad esempio ho fatto aikido, Mm. perché si pensa che insegnino anche la disciplina, c'è questa ammirazione per la disciplina degli sport, appunto delle arti marziali. Un altro sport di contatto che ho fatto, ma non è uno sport di combattimento, è il rugby, altro sport che in Italia, a mio parere, non è molto seguito, ma devo Mm. dire che negli anni ha preso spazio. Ci Sì, sono tanti campi, iniziano a nascere i campi da rugby, quindi è uno sport che comunque sta prendendo molta diffusione, secondo sì, me. rugby anche football americano ho sentito Sta ultimamente iniziando, e sì. anche addirittura baseball sta Ho provato diventando... anche il baseball, Ecco, vedi, te perché io l'eri sono un po' un dimenticato. fan degli sport americani, non potevo non provare baseball. Non ho potuto provare football americano perché era un po' difficile trovare la squadra nella mia città quando ero ragazzo. Adesso che sono un po' più grande, la squadra c'è, però sono andato verso il rugby, mi sono spostato, ho giocato a rugby e adesso sto facendo pugilato, quindi box. Mm. Però sono sport minori in Italia.
Sì, decisamente, decisamente. E gli sport più rari che troviamo... Allora, intanto non abbiamo detto una Mm, cosa. Ci sono sport, non so se si possono definire sport, ma anche, diciamo, sport tradizionali italiani, mm. tipo la ruzzola. Come spieghiamo la Come ruzzola? spieghiamo la Allora, ruzzola? sono sport locali, forse Locali. non sono neanche, non tutti in Italia li conoscono questi sport. Se c'è qualche italiano che ci ascolta, Ci sapete sono cos'è la la ruzzola? ruzzola. La ruzzola è praticamente, c'è questo disco, Sì, penso, e tu hai una corda intorno al disco sì, e devi lanciare il sì, disco non so quale sia lo scopo. e dopo seguire, correre, non mi ricordo. Esatto. E Questo poi è uno c'è sport locale della localissimo, montagna, la no? montagna Perché delle deve nostre zone. scendere. Poi ci sono gli sport, diciamo, più violenti, Il come calcio il calcio fiorentino, fiorentino, che è bellissimo. una specie di via di mezzo tra il calcio e il rugby e il pugilato. E C'è un po' di bisogna farsi tutto. del male di base. Esatto. Prendono atleti che vengono da appunto discipline di combattimento anche molto violente, Mhm. insieme a rugbisti, calciatori, Si è un po' chiama anche calcio calcio storico perché storico. sono vestiti proprio in vestiti rinascimentali, quindi è molto E interessante. c'è uno sport che diciamo che se quando si invecchia si finisce inevitabilmente per fare se si è in Italia, che sono Le le bocce. bocce. Cioè tutti noi aspettiamo di invecchiare solo per giocare a bocce. Sapete cosa sono le bocce? Penso sia uno sport internazionale. Sì, non è, penso che in Francia, correggetemi i francesi se mi sbaglio, ma in Francia è diffuso anche tra i giovani Ah, e sono delle palle, palline, insomma, sono di varie dimensioni che tu lanci. sono due dimensioni. Sì, il Il pallino boccino e la è boccia. la boccia, Sono due ok. dimensioni, non è che sono mille. E tu devi lanciare e fare colpire il boccino, fare spostare il Francesca non ha boccino. idea di È come si perché sono gioca a bocce, giovane, perché ancora quindi... io invece che sono vecchio dentro, lo scopo è avvicinarsi sempre di più al boccino. Ok. Chi va più vicino al boccino vince, però penso non si possa colpire il boccino, se no è troppo facile. Ah, Ed è ok. un gioco diffusissimo in Italia tra gli anziani. Voi andate in un parco italiano, ci sono, parco pubblico, ci sono le piste da Mm. bocce. Gli anziani si portano la valigetta con le bocce oppure le noleggiano al circolo, gliele dà il circolo e fanno questo sport. È uno sport anche appassionante da guardare perché poi Sì, ci però sono i campioni. diciamo che è adatto per gli anziani perché non è uno sport molto fisico, è più uno sport di precisione. Mm, 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 Quindi mm, mm, devi mm. comunque lanciare, fare avvicinare, devi guardare bene, però non devi correre, non devi fare cose troppo pesanti per il fisico. Giusto. Invece gli sport invernali in Italia, cosa ne pensi? Cosa ne penso? Beh, di solito si concentrano un po' nelle Alpi. Per me sono quasi obbligatori, cioè se Mm, sei nato in alcune regioni italiane, mm, alcune zone d'Italia, è un classico che fin da bambino ti portino sulle piste da sci, quindi abbiamo sì. degli ottimi sciatori, Mm, anche chi mm. vive nel nostro Appennino alla fine, o qualcuno che è di Modena, Sì, magari da piccolo però veniva portato a sciare, ma soprattutto chi è del Trentino, sì. della Valle d'Aosta, alcune zone del Veneto, della Lombardia, del Piemonte, e sono degli ottimi sciatori, ma gli altri sport. Sì, sì, Lo solo lo snowboard sci. non è visto molto bene in Italia. Io faccio Mm, snowboard, però siamo un po' un popolo di puristi, di sciatori, cioè perché anche chi scia, anche lì ha un'età media molto alta. Io ho degli zii che hanno quasi 80 anni, forse più di 80 anni, ma continuano ad andare a sciare perché sono cresciuti a Torino, che è una zona di grande cultura di sci, perché a un'ora di macchina hai delle bellissime piste. Io che invece vado di snowboard sono un po' visto, sono snobbato, mi è guardano una un cosa un po'. po' nuova È una cosa un po' da ancora. giovani, uno sport che in Italia non so, non ha preso molto piede. Mm, sì. Altri sport che ci vengono in mente? No, mi veniva in mente che ogni città ha un po' il suo sport preferito, no? C'è il calcio che è preferito per tutti. Poi ci sono alcune città che si sono specializzate, diciamo, in alcuni sport. Quindi la nostra cittadina, per esempio, si è specializzata nel hockey. È vero, Così, è uno sport a caso, no? gli è riuscito Oppure bene, allora hanno deciso di altre città, la investirci. pallamano, La per pallamano, esempio, che non è è uno vero, sport qua vicino molto, anche. non è molto diffuso, però si vede che c'era una squadra forte, ha fatto carriera e tutti si sono messi a seguire questo C'è una sport. cosa brutta di quello che hai appena Mm, detto. Secondo me si creano anche dei gruppi di fan, di supporter, di tifosi
che tendono a essere un po' estremisti perché la loro squadra arriva a livelli molto alti, cioè pur di seguire uno sport di livello alto e magari perché la propria città ha questa possibilità di avere una squadra che va ad esempio in Serie A, no? Nel girone più dei professionisti, tendono un po' poi a diventare supporter troppo accaniti, cioè avere proprio a dedicarsi completamente a quello sport che magari di suo non gli interessava. Però col Sì, fatto che la loro squadra è arrivata magari in un campionato nazionale o addirittura internazionale diventano un po' estremisti. sì. Questo è un po' un Questo è il classico. problema del tifo in generale in Italia, anche le squadre dei bambini, le squadre di Oh, calcio, cioè, i genitori a volte si picchiano, ma seriamente. sì, Quindi, per dei bambini di pochi anni, cioè questa è una cosa incredibile, non va fatta. esatto, quindi questo penso che sia nella natura umana, quello di, Soprattutto, insomma, sicuramente nella natura italiana, sì. umana non lo so, ma italiana molto. Bene, Bene. Ok, fateci sapere quali sono i vostri sport preferiti, gli sport preferiti nel vostro paese di origine e com'è il tifo, se il tifo è violento, se il tifo è siete tranquillo. moderati, siete tifosi? Fatecelo sapere, mi Esatto, interessa. e se avete bisogno di un po' di tifo per il vostro percorso nell'apprendimento dell'italiano, ho preparato un PDF con un sacco di frasi motivazionali per voi che potete scaricare nel link in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi anche alla newsletter di Italiano Espresso e se volete iscrivetevi anche al nostro canale YouTube così non perdete neanche una puntata. Appuntamento al prossimo episodio di Una Una tazzina tazzina veloce. veloce, Ciao! ciao!